Sei un turista o un viaggiatore? Però questo non è un test perché io non sono uno psicologo. Io sono Paolo e di professione sono un viaggiatore. Ormai dovreste aver capito se vi sentite più turisti o più viaggiatori. In questo terzo episodio vi racconterò come mi muovo nel variegato mondo degli hotel, degli appartamenti e affini. Scegliere dove passeremo le nostre notti in viaggio è una scelta totalmente personale. Dipende dalle vostre abitudini, dal vostro stile di vita, dalle vostre esigenze e dalle vostre motivazioni. Stiamo sempre parlando di dove andare a dormire. Per quanto riguarda vita notturna è un capitolo a parte. Se per esempio dovete andare a Londra per un corso di formazione o per visitare un'azienda, sceglierete una struttura che si trova vicino al posto appunto dove dovete andare. Se andate per turismo, magari preferirete prenotare in centro piuttosto che vicino alle principali attrazioni di quella città. Potreste però scegliere una struttura che si trova a metà strada fra il centro e la sede del vostro corso, oppure magari in un quartiere lievemente periferico, appena spostato fuori dal centro. Vi faccio un esempio con Barcellona. Tutti quanti vorrebbero soggiornare sulla Rambla. Ma se prendiamo la mappa della città e cerchiamo le linee della metropolitana, troveremo che questa linea evidenziata in verde, oltre a passare appunto per la Rambla e per il centro, raggiunge anche alcuni quartieri limitrofi. Se cerchiamo un hotel o una struttura lungo questa linea, magari 3 o 4 fermate dal centro o dall'azienda che dobbiamo visitare, ci potremo spostare comodamente e velocemente con la metropolitana, troveremo qualcosa di più alto livello e a un miglior prezzo. La scelta poi fra hotel e appartamento dipende molto dalle nostre abitudini e dalle nostre esigenze. Generalmente una famiglia troverà più libertà e più comodità prenotando un appartamento piuttosto che un hotel. In hotel dobbiamo rispettare molti più orari, magari dobbiamo fare un pochino più di attenzione in camera a non fare confusione per non disturbare i vicini. In un appartamento abbiamo un pochino più libertà di movimento. Chiaramente però dovremmo prepararci magari la colazione da soli, dovremmo fare un pochino di spesa, magari ceneremo qualche volta in casa, laveremo i piatti e spesso in vacanza queste cose non si vogliono fare. Quindi dipende dalle vostre scelte. Detto questo, visto che la scelta della struttura ricettiva è molto soggettiva, non troverete 10 consigli per andare gratis in vacanza, anche perché generalmente sono poco credibili. Ma se non posso dirvi come trovare l'hotel più economico o l'hotel più bello per le vostre esigenze, posso però suggerirvi alcune accortezze per evitare di prenotare la camera in un castello e ritrovarsi a dormire nella stalla. Oggi prenotare un albergo è diventato molto facile, oltre a poterli trovare su internet e in generale cercando i rispettivi siti degli alberghi, ci sono anche molti portali che mi permettono di confrontare più strutture insieme e poter trovare appunto quella che rispetta di più le mie necessità. Ci sono davvero sistemazioni per tutti i gusti. Addirittura una volta in Portogallo mi è capitato di dover prenotare un albergo in Algarve e fra le varie possibilità c'era anche un camper con tanto di autista che mi avrebbe portato in giro per la regione. Interessante, un'idea veramente carina. Fra le strutture che troverete disponibili ci sono gli ostelli. Oggi come oggi sia turisti che viaggiatori sono un po' titubanti nel prenotare un ostello, a meno che non siano degli studenti o un gruppo di amici per il viaggio post laurea o post diploma. Tutti noi abbiamo il ricordo degli ostelli durante il nostro viaggio post diploma o post laurea. Fatiscenti, pieni di letti e con un livello di pulizia appena sotto il limite consentito. Però quante situazioni improbabili abbiamo vissuto e che ci ricordiamo ancora oggi. Oggi gli ostelli sono anche meglio di alcuni hotel. Offrono un ambiente giovane, vivace, oltre a servizi comuni e spazi comuni decisamente interessanti. Ci sono bar, ristoranti, una volta mi è capitato anche di trovarci un cinema dentro un ostello. Chiaro che la maggior parte dei letti si trovano incamerate da 6-8 fino a 14 posti, tipo campeggio della parrocchia, ma decisamente con molti più comfort. Ma troviamo anche camere doppie o quadruple che possono essere ideali per una famiglia. Budget ridotto e molto comfort. Un'altra tipologia di sistemazione che negli ultimi anni sta riscuotendo enorme successo presso un vastissimo pubblico sono gli appartamenti privati. E qui bisogna fare una certa attenzione. Se
cerchiamo sui portali specializzati in questa tipologia di alloggio, troveremo commenti, troveremo indicazioni, giudizi che ci eviteranno spiacevoli inconvenienti. Ma gli appartamenti privati si trovano anche sui siti di annunci e purtroppo non è raro, soprattutto d'estate, in località sia montane che di mare come Rimini, Jesolo, La Versiglia, incontrare per strada turisti che fino a 5 minuti prima, fino all'uscita dall'autostrada, parlavano al telefono con il proprietario di un fantastico appartamento, gli doveva consegnare le chiavi e magicamente sparisce, non risponde più al telefono e ci si ritrova a dormire per strada. Anche perché a Ferragosto trovare un hotel last minute è parecchio difficile. A questo punto avete scelto se prendere un appartamento o un hotel. Individuata la struttura avrete un numero sufficiente di foto per capire un pochino dove andrete a soggiornare. Ma molto spesso mancano foto dell'esterno, non si riesce a capire se la struttura che state prenotando si trova in una via trafficata, in mezzo alla confusione, con vista autostrada o ancora peggio in un vicolo buio di fianco a un bar malfamato. Per questo vi viene incontro Google Street View. Saprete se per raggiungere l'hotel che avete prenotato dovrete arrampicarvi su un migliaio di scalini o superare un ponte o guardare un fiume. Un altro dettaglio a cui dovete fare molta attenzione sono gli orari di reception o gli orari di consegna delle chiavi. Perché se avete prenotato un appartamento privato ci sarà una persona che dovrà portarvi fisicamente le chiavi. Ora, se voi atterrate intorno alla mezzanotte sarete in centro al vostro alloggio verso l'1 alle 2 e se chi doveva consegnarvi le chiavi si è addormentato, magari con il telefono con la vibrazione, voi vi ritroverete a dormire sotto un ponte. Mi è capitata anche questa, ho dovuto girare a piedi per trovare un albergo aperto alle 2 di notte. In genere quando prenotate un hotel questo non succede perché gli hotel in genere offrono servizio di portineria 24 ore su 24. Ora che abbiamo scelto la struttura che più si avvicina alle nostre esigenze, facciamo l'ultimo passo per una maggiore sicurezza. Andiamo a cercare alcuni ulteriori commenti reperibili in rete. Ci sono portali, lo stesso Google vi rilascia dei commenti. Io essendo nel settore dovrei dirvi di non fare troppo affidamento sui commenti che trovate in rete perché spesso sono fatti da concorrenti sleali o persone che hanno avuto un piccolo qui pro quo con qualcuno della reception o al bar e quindi restituiscono una recensione negativa. Ma se un hotel ha un punteggio basso una ragione ci deve essere. Nei commenti però troverete anche ulteriori utili informazioni in merito ai vari servizi dell'hotel. Per esempio, se trovate colazione inclusa, andate a vedere nei commenti per evitare che la colazione inclusa sia una brioche imbustata e 2 tristi fette biscottate, perché così comincia male la giornata e poi riprendersi molto difficile. Bene, ora avete qualche dettaglio in più su come prenotare un hotel. Vi do appuntamento alla prossima settimana per il quarto ed ultimo episodio di questa miniserie sul turista e sul viaggiatore. Trarremo le conclusioni e vi lascerò con qualche piccolo suggerimento per la vostra lista di cose da non dimenticare. A presto!